Buongiorno ragazzi, sono qui a Milano con la mitica Katie di Easy Italian. Katie, come stai? Bene, grazie. Tu? Molto bene, sto molto bene, sono molto felice di parlare con te qua a Milano. È la prima volta che vengo a Milano e vengo a visitarvi. Come ti sei trovato? Benissimo, benissimo, a parte un po' di grigio qua e là, ma per il resto devo dire... Questa è Milano, ti vabbè. accoglie con il grigio. No, ma in realtà ci siamo goduti il sole anche ieri e l'altro ieri, quindi non ci possiamo lamentare. Poi è bella, è una città viva, quindi sono contento. E anche un saluto dal fantastico Matteo dietro la telecamera. Ciao ragazzi. Ok, allora cominciamo. Come potete sentire, stiamo parlando in italiano. Nel mio canale normalmente si parla in inglese, ma siccome siamo qui con Easy Italian, volevamo parlare di italiano, cultura italiana e di un sacco di altre cose interessanti. Ti ricordi come si fa? Più o meno, più o meno. E la prima cosa che volevo chiederti, Katie, è come nasce l'idea di Easy Italian e da quant'è che ci lavorate e come si è evoluto tutto questo? Easy Italian fa parte di una rete più grande che si chiama Easy Languages e il concetto è di far vedere come si parla una lingua in modo quotidiano, quindi nel nostro caso come gli italiani parlano tra di loro, non nei libri di testo. E quindi scendiamo in strada e facciamo le domande agli italiani e così potete vedere una conversazione naturale e spesso sono domande interessanti, quindi si impara anche qualcosa sulla cultura. Una delle cose più interessanti di Easy Italian è il fatto che Katie in realtà non è italiana, ma è... Di dove sei, Katie? Sono inglese. È sorprendente perché la prima volta che ho conosciuto Katie, credo fosse nel 2017, al Polyglot Gathering a Bratislava, non sapevo di dove fosse, ha questo accento così pulito in italiano, ma forse, che ne so, di qualche regione Milano o dintorni. Poi c'era una strana venatura di napoletano mentre parlavi qui e lì ho detto, ma forse è una milanese di origine napoletana, e poi mi ha detto che era inglese. Quindi sono rimasto anzitutto basito e sorpreso, e la seconda domanda che mi viene spontanea, e poi perché questo è un canale sull'apprendimento delle lingue, è ma come diavolo hai fatto a imparare a parlare così? Allora, innanzitutto bisogna dire che comunque gli errori li faccio ogni Qualcuno tanto. raramente. Però penso che sia ad un certo punto mi sono resa conto che io volevo avvicinarmi il più possibile agli italiani e alla cultura italiana e potevo fare così solo imparando l'italiano e quindi questa per me è stata una motivazione enorme per cercare di migliorare il mio italiano, quindi soprattutto concentrarmi sull'accento, per esempio, perché più il tuo accento assomiglia all'accento della persona con cui parli, più ci si sente una connessione e quindi per non sentirmi esclusa avevo questa motivazione di imparare l'italiano ecco, come si dice, il meglio possibile? Sì, il meglio possibile, il nella meglio miglior possibile. maniera possibile. È interessante quello che hai detto perché mi ricorda di un linguista che io cito spesso, che si chiama Steven Krashen, che parla del fatto, c'è un PDF che potete scaricarvi, vi lascio il link in descrizione, parla del fatto che molto spesso tendiamo a pensare che per parlare una lingua con una pronuncia quasi perfetta o madrelingua dobbiamo fare tutta una serie di esercizi, dobbiamo stare lì a ascoltare, a ripetere, eccetera, eccetera, il che ha un certo valore, ma secondo me la cosa più importante, questo si chiama, il linguista si chiama Steven Krashen e questo si chiama filtro di Krashen, secondo me la componente psicologica è di una rilevanza incredibile. Sì, sì, perché ho anche notato, per esempio, il primo anno volevo avvicinarmi il più possibile alla cultura italiana, quindi mi sono concentrata tantissimo sull'accento e poi a un certo punto
notavo, a un certo punto mi ero resa conto, mi sono proprio fatta la domanda, ma io l'identità inglese la voglio completamente scartare oppure ho avuto un po' una crisi di identità? Esistenziale. Sì. E in quella fase può essere che me lo sto immaginando, però ti giuro che il mio accento inglese è tornato un po' di più perché sì, perché in quella fase mi sentivo un po' più inglese. Quindi secondo me l'accento e l'identità sono due cose che non si possono separare. Assolutamente, sì, sono d'accordo al 100%. Ok, quindi praticamente diciamo che il tuo modo di imparare, di acquisire l'accento è dipeso parecchio dalla voglia di di identificarti con l'italiano. Poi c'è stata una partita di ping pong tra la tua identità inglese e la tua identità in italiano, che giocavano a ping pong o a tennis, e però hai fatto del lavoro concreto per migliorare la pronuncia. Che facevi nella sostanza? Sì, anche questo, infatti la motivazione è la base, quindi il voler parlare come un nativo, però poi ci sono anche cose pratiche che bisogna fare, o almeno nel mio caso. Per esempio, io non sapevo pronunciare la R italiana e quindi proprio ho fatto degli esercizi davanti al computer o sotto la doccia, sempre mentre lavavo i piatti. Sì, esatto. Iniziavo con così, ho fatto così per mesi praticamente, poi a un certo punto la mia R ancora non è uguale alla tua, però almeno così ho imparato a pronunciarla. Volevo farvi notare una piccola cosa per coloro che imparano l'italiano, che la R italiana in realtà dipende anche dal posto in cui ti trovi. Faccio un esempio. A Roma la R intervocalica, cioè tra due vocali, è appena accennata. Per esempio posso dire Brera. Sentite la R, Brera. In milanese è Brera. Questo RO si sente molto di più. Quindi ci sono vari tipi di R anche, non è la doppia R. Però per tornare a quello che diceva lei, io facevo la stessa cosa, anche io, magari non sulle consonanti o sulle vocali, ma su parole o intere frasi, lì nella doccia, no? Mentre stai nella doccia, pratichi. Quindi c'è la componente psicologica, ma c'è anche la componente strettamente, diciamo, di lavoro, di articolazione dei suoni. Sì, secondo me, non so te, però io a scuola, per esempio, ho imparato il vocabolario, liste di parole, regole grammaticali, però non abbiamo mai studiato la pronuncia, e quindi a volte credo che la gente abbia questa idea che la pronuncia è una cosa magica che poi o sai pronunciare o hai l'accento oppure non ce l'hai. E invece no, è una cosa sulla quale puoi anche lavorare e migliorare proprio facendo uno sforzo e un po' di allenamento. Sottoscrivo tutto e rilancio dicendo che Katie ha perfettamente ragione. Secondo me abbiamo questa mentalità del o tutto o niente, o ho il talento per parlare bene o non ho il talento per parlare bene, quando secondo me quello che conta di più è la volontà e la mentalità, e ovviamente poi un pochino di lavoro fatto bene. La combinazione di queste tre cose può portare a risultati incredibili, vedasi Katie in italiano. Ok Katie, quindi abbiamo parlato di come parlare quasi come un madrelingua. Che hai fatto tu per imparare l'italiano? L'hai imparato a scuola, l'hai imparato all'università, e che facevi poi una volta che hai finito l'università in concreto per imparare così bene? Ho fatto un corso di italiano all'università, quindi non l'ho studiato come laurea, però ho fatto un piccolo corso per 2 anni, e la cosa interessante è che dopo 2 anni io non sapevo parlare una parola di italiano praticamente. Mi ricordo anche un momento in cui ero con un mio amico e c'era un pizzaiolo in Inghilterra, italiano, e lui mi diceva dai, vai a parlare con lui di qualcosa. Ho cercato di avere una conversazione molto semplice con lui, quindi di dove sei e tutto,
alla fine il mio amico ha detto "That wasn't very impressive". O qualcosa tipo come questo era molto imbarazzante, quindi Ancora peggio. mi ha fatto notare anche lui che non sapevo parlare italiano. Mentre a un certo punto quindi mi sono trasferita in Italia e mi sono detta che vedevo tanti studenti che facevano esperienze all'estero e tornavano e non sapevano parlare la lingua perché hanno fatto o avevano solo amici amici inglesi o amici del loro paese. E quindi mi sono detta no. E sono andata proprio con la regola, mi sono fissata una regola in cui mi sono detta non posso avere amici con i quali parlo in inglese. E all'inizio è stato difficilissimo e infatti mi sono sentita molto sola perché se tu non parli bene una lingua non è facile poi fare amicizie. Però dopo 1 o 2 mesi di difficoltà a un certo punto iniziavo a poter parlare meglio a forza di fare tanta pratica e quindi da lì ho imparato a parlare italiano. Ok, quindi un po' metodo forza bruta, nel senso ti sei messa nelle condizioni di dover parlare italiano. Sì. E è importante questo punto perché molto spesso cerchiamo di rinviare il momento in cui si parla, no? E quindi dici, rimango nella mia comunità e poi è facile parlare inglese perché tantissime persone parlano inglese, però brava, hai fatto la scelta giusta. È stato molto doloroso e imbarazzante. È stato doloroso, lungo. Però poi la cosa interessante è che quando mi sono resa conto che così funzionava, ho fatto la stessa cosa per imparare altre lingue non vivendo nel posto, quindi è facile dire ma tu eri in Italia, quindi hai imparato l'italiano, però dopo ho imparato il francese, per fortuna in modo meno doloroso perché ho fatto poco a poco, ho fatto lezioni di conversazione, quindi ho scoperto dei metodi per creare situazioni in cui tu parli molto, ascolti molto, però un pochino meno difficili, diciamo, che qualcuno che paghi per... Quando pagavo qualcuno per ascoltarmi mi sentivo meno in imbarazzo, certo. Oppure anche facevo tanti scambi linguistici, perché così è meno... c'è questo accordo che tu stai imparando e quindi hanno più pazienza. Quindi ci sono metodi per fare pratica senza per forza dover... Sborsare denaro. Sì, sì. Quindi praticamente tu hai usato l'esperienza per imparare l'italiano e l'hai applicata al francese, e a quali altre lingue l'hai applicata? A quali altre lingue parli? O hai studiato? Allo spagnolo, poi un po' di tedesco e un po' di cinese. Ok. Anche. E domanda, il fatto che tu sapessi già l'italiano quando hai imparato il francese e lo spagnolo ti ha aiutato? In che modo hai usato la conoscenza dell'italiano per imparare più rapidamente francese e spagnolo? Sì. Mi ha aiutato molto perché ovviamente la grammatica è molto simile. Infatti spesso si dice che è più difficile perché sento spesso le persone che si lamentano perché dicono ma io adesso tra l'italiano e lo spagnolo mi confondo sempre. Per me questa è una fase normale e bisogna solo perseverare. Perché sì, succede all'inizio, però è normale e quindi questo si torna alla mentalità di non, appena trovi una cosa difficile, non fermarsi e dire no, succede questa cosa, allora significa che non sono portato per le lingue. Invece no, è un ostacolo normale che se continui poi a un certo punto passa. Che donna saggia. Sì, assolutamente, volevo solo aggiungere il fatto che
come tutte le cose ci sono sempre vantaggi e svantaggi, ma ci sono molti più vantaggi quando già conosci una lingua di un certo gruppo che puoi usare, puoi massimizzare i vantaggi quando impari, minimizzare gli svantaggi, per esempio cercando di parlare tutte e due. Nel tuo caso immagino l'italiano sia dominante, però se riesci magari a praticare un po' di spagnolo o francese tutti i giorni o avere contatto, in questo modo riesci magari a parlarle tutte più o meno, perché quando una lingua è più dominante dell'altra, poi magari se vai a parlare spagnolo ti viene o il francese o l'italiano, dipende dai casi, no? Dipende da come impari. E allora, un paio di altre cose interessanti, ci sono ti dico, nella mia esperienza ci sono un sacco di situazioni imbarazzanti. Quando si impara una lingua, purtroppo ti devi ritrovare ti devi ritrovare in situazioni imbarazzanti e ti sarà capitato anche a te di fare qualche errore così imbarazzante, ecco, diciamo. Tantissimi. Qualche esempio? Allora, quelli che si possono raccontare davanti alla telecamera. Quello che mi ha turbato di più L'inizio, quello che mi ha turbato di più, anni dopo ancora ti turba, ci ripensi la notte. Era perché la maggior parte del mio apprendimento dell'italiano è stata in modo informale, quindi al pub con gli amici. C'erano certe cose che non sapevo, per esempio le doppie, e quindi c'è la classica parola anno che significa year. E parlavo l'italiano da un anno prima di sapere che se tu pronunciavi male questa parola dicevi ano, che significa anus. E quando ho scoperto questa cosa mi sono detta, oddio, ma probabilmente è da un anno che vado in giro dicendo ciao, sono Katie, o I have 22 anuses, ho 22 anni. Oppure parlo l'italiano da un anno, non due, ma da uno solo. Esatto. E poi ho avuto una fase in cui avevo paura di dire questa parola e quindi dicevo tipo, invece di dire anno, dicevo tipo, un po' di tempo fa. Oppure da 2 lustri. Imparo l'italiano da mezzo lustro, da un quarto di lustro. Il lustro è, se non mi sbaglio, 10 anni, giusto? Un lustro sono 10 anni. Sì. Spero sia giusto. Da mezzo lustro. Da mezzo esatto. lustro. Qualche mese fa è successa questa cosa, invece di dire l'anno scorso dicevo qualche mese fa. Allora, questo è un errore normale, penso, e comunque, ripeto, come dicevo prima, imparare le lingue è un'esperienza fenomenale, ma incontrerai comunque una serie di situazioni in cui per forza di cose o ti imbarazzi o dici una cosa che sembra strana, ma è sempre apprendimento, non è sempre vita, quindi... Sì, insomma. Sì, assolutamente. Per imparare una lingua straniera tu devi avere un buon senso dell'umorismo autoironico. Assolutamente. Perché se no... L'importante è riderci sopra. Sì, esatto. Questa è la cosa più importante, secondo me. Poi a ripensarci, no? Guardi indietro e dici, oddio, però ci ridi sopra. Sì, esatto. Poi hai una bella storia da raccontare in situazioni così. Quindi... Esatto, anche ai nipoti. Belle storie da raccontare ai nipoti. Ragazzi, è tutto per oggi. Grazie mille per l'attenzione. Grazie Katie per essere stata qua. Grazie a te. E se volete vedere un po' di più di cose interessanti sull'italiano, sulla cultura in Italia, italiana, la pizza, i dialetti e tutto il resto, potete cliccare sul link in descrizione per vedere il canale di Easy Italian. Dove troverete anche un video super interessante, un'intervista che abbiamo fatto con Luca. Ragazzi, è tutto. Baci e abbracci da Milano e ci vediamo presto. Ciao ciao. Ciao. Andiamo a fare un giro di Milano? Andiamo, che mi è rimasto solo un giorno per esplorare questa meravigliosa città. Dai. Ciao!